Signori, buonanotte da Istanbul, sono le 10 e tra più o meno 9 ore arriviamo a Sofia. The next morning. Siamo a Sofia della Mignon. No, non si dice. Ho gli occhi ingollatissimi perché sapete che ho le lenti a contatto e andiamo a dormire adesso. 6 hours later. Signori, buongiorno da quel di Sofia. Per il secondo anno consecutivo ci tenevo un attimo a farvi vedere dove ho deciso di alloggiare questa volta, perché non ho scelto un hotel, un dormitorio, un misto, solite robe di Booking, ma ho deciso di appoggiarmi a Airbnb. Allora, intanto siamo in appartamento, non siamo in hotel. Entrata che non dice nulla di che, giardino che non dice nulla di che, ma quando si entra in un paradiso qua. Intanto pavimento tipico prima del comunismo in legno, tipico bulgaro, carpe spussoenti nostre, ciabatte che io ho già addosso, le ciabatte in benvenuto, tanta roba. Se avete voglia di stirare, ferro da stiro, ventilatore, attaccapanni, soffitta che non si può entrare, tendino, si entra in camera, specchio. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like perché sono bellissimo. Guardate che letto top matrimoniale, ma veramente tanta roba. Ci sono anche le candeline esotiche profumate qui con la bajour e da entrambi i lati c'è anche una pianticina bella esotica lì. Pesi se volete mantenervi in forma, cosi qua per fare le flessioni, se avete un pavimento onto come quello di casa mia, il tappettino, asciugamano per doccia, asciugamano medio per la faccia, asciugamano piccolo per il culo. Potete usare questo se avete la faccia da culo come me. Divanetto verde Shrek dove appoggiate le vostre cose, altra pianticina bella esotica, scrivania per lavorare se avete bisogno di lavorare. Siamo in soggiorno che è una chicca, calcetto anni 1950.000 che boh, io non penso di giocarci perché faccio schifo, ma comunque è una hit, è un bel tocco di classe qui dentro. Divano dove ha dormito Nicolò con la sua valigia qui, tappetto bello artistico, bello colorato, TV ci sta, PlayStation se volete chillarvela qui in tranquillità, ci sono un po' di giochi da tavolo. Poi c'è questa chicca qua che è tipo un demodificatore, una roba dell'aria condizionata, una roba dell'ambiente che segna 28 gradi che ci sono adesso. Tavolino legnostico, porte scorrevoli ma molto moderne che non sono mai banali, cestino, pianticina esotica, frigo e freezer che sono completamente vuoti perché non ci abbiamo messo niente, microonde, caffè in polvere, caffè in cialda, zucchero o sale non lo so, fornello induzione, forno, pezze varie, oli, tostapane, di tutto e di più. Guarda, non mi dilungo più di tanto, guardate tutto quanto. Poi c'è il bagno che non è da dare per niente per scontato perché ci sono io, water bello moderno, bello colorato, bei colori moderni, nei piedi il tappettino, guardate che bello esotico, guardate i dettagli di come è curato, come ci sono le decorazioni messe bene. Bagno, doccia, shampoo e crema, latte per il corpo dovrebbe essere. Beh, che volete di più? Prenotate, siamo in una delle città più economiche d'Europa, non costa veramente niente, ho speso pochissimo, più siete meglio è, qua il top è 3. Passate in iscrizione, andate a prenotare qui, fatevi 2 giorni a Sofia, 10 stelle su 5 a questo posto. Ci vediamo fuori. Più che in centro siamo nel quartiere di fianchissimo al centro, siamo tipo a 300 metri dal centro, quindi anche per questo conviene tantissimo. Sofia è una delle città più economiche d'Europa, lo si vede anche dagli appartamenti, dalle case che ci sono qui, che hanno uno stile abbastanza vecchiotto, sono un po' decadenti tante, ma comunque è una città che vi rimarrà nel cuore perché è veramente bella. Siamo verso fine agosto, è lo stesso identico periodo che siamo venuti qui l'anno scorso, infatti questa è la mia seconda volta che vengo a Sofia in Bulgaria, però mi pare di percepire che rispetto alla Turchia faccia molto più caldo qua, non capisco come sia possibile. Qui leggerete un bel po' di indicazioni con scritto Serdica, semplicemente perché Serdica era il vecchio nome di Sofia. Sofia che è stata una delle città insomma più rappresentative dell'ex Unione Sovietica, ora troverete ancora tantissime cose con stelle rosse, con insomma vari simboli. Se avete voglia fate un check nel video dell'anno scorso, più o meno esattamente un anno fa, e scrivetemi nei commenti il confronto secondo voi, quanto sono cambiato da un anno a sta parte, con l'attrezzatura nuova, con il modo mio di fare nuovo e quale tipo di video vi piace di più. E non dimenticate di lasciare un bel like per la capitale più economica, una delle più economiche d'Europa. Entriamo nella cattedrale di Santa Domenica. Mi ricordo che l'anno scorso qua per terra che era una bella singana che domandavi skate. Mi sa che siamo entrati nel bel mezzo di un matrimonio, viva i sposi. Erano tutti presi veramente molto bene in chiesa, ovviamente era un matrimonio, però le ragazze bulgare, figa, l'anno scorso mi hanno impressionato. Quanto cazzo siete belle ragazze bulgare. Stiamo tornando in un punto storico che ci è rimasto nel cuore l'anno scorso, perché
prima del Lidl stavamo per cadere dentro a un buco, perché sta città si è piena di buse per terra. Qua l'anno scorso c'era un buco enorme, io ho girato l'angolo da lì perché lì dietro c'era il nostro hotel, stavamo per caderci dentro. Adesso vado a comprarmi qualcosa da mangiare al Lidl perché sono tipo le 4:30, ma non ho ancora pranzato. La moneta qui non è l'euro ma è il lev bulgaro, che praticamente un lev corrisponde quasi a 50 centesimi. Non posso inquadrarvi troppi prezzi, però quello che riesco, guardate, non costa veramente un cazzo la roba qua. Mi ricordo l'anno scorso, un giorno, mentre stavamo girando la città, sono andato al supermercato con 1,40 €. Mi sono preso uno yogurt, una bottiglia da 1,5 litri di acqua, un hamburger, un pane per metterci dentro l'hamburger e un pomodoro. Cioè 1,40 € tutto ciò. Assurdo. Alla fine sono le 5, opto per una merenda abbastanza abbondante perché dopo voglio andare a mangiare qualcosa di tipico e portarvelo. 3 € di tutto quanto ciò, neanche male. Così all'improvviso è arrivata qualche gocciolina perché c'è un cielo super nero sopra di me, non so se rende tanto, però non ci ferma nessuno. Io vi porto a vedere Sofia come l'anno scorso, lo stesso. Che sei una matta, Dio di me, che continua a urlare. Oh, finalmente qua c'è un po' più di gente. Siamo nella via principale Vitosha Boulevard. Matta qua davanti praticamente da mezz'ora che mi segue, tipo è proprio matta, continua a urlare, andare in giro, ballare, sì sei proprio fuori di testa, fai matta, mo te va avanti. Mi piace perché qui è pienissimo di verde ovunque, ci sono le fontane ed è pieno di posti dove sedersi per mangiare all'aperto, al sacco delle scoasse. A differenza di Istanbul, qui è pieno di cestini. Questo è stato il primo paese che ho visto, oltretutto, che utilizzano i cestini in modo diverso. Qui non mettono un sacco dentro, qui butta tutte le scoasse dentro e dopo i camionari, camminassi le scoasse, bei marsi, entra dentro coi man, spero coi guanti, a cavare via tutto quanto. Beh, che schifo, però insomma da apprezzare che ci tengono l'ambiente. Infatti è una città abbastanza pulita, anche se i terreni sono devastati, perché è proprio pieno di cestini. Alla fine del parco Vitosha, questo qua che trovate è il Palazzo Nazionale della Cultura. Non ho idea di cosa ci sia dentro, non mi interessa, e se anche un fiasco anche a questo. Sì! Comunque mi chiedete: Fabio, perché sei sempre vestito uguale? Beh, semplicemente perché viaggio con lo zaino, mi metto la roba comoda e non sono una donna che ha 1000 vestiti. Però per le prossime mete vi prometto, perché io tra 2 settimane parto, nel prossimo video vedete qualcosa di veramente esotico, qualcosa che su di me Fabio mai visto prima, anche con vestiti nuovi. Quindi mi raccomando, per sapere dove, seguitemi su Instagram e anche su TikTok. Guardate cosa vendono qui nei cosi automatici in mezzo alle strade: vitamine, sali minerali, zinco, calcio, magnesio, pallavolo, tutto che il mondo della roba là. Stranissimo, mai visto da nessuna parte. È strano come in una delle città più trasandate d'Europa comunque la linea ferroviaria della metro sia una delle più efficienti. Infatti per andare in aeroporto c'è la metro che costa 50 centesimi, ti molla diretta in centro in brevissimo tempo. La metro è molto comoda, qui ti porta dappertutto. Beh, siamo in metro verso la stazione e non c'è nessuno. Era qua il monumento dei caduti della Armata Red, Armata Rossa. Guarda che indecenti, hanno buttato tutto quanto il colore qua. Anche questo di qua, tutto bianco, però sembrano schitti di uccello. Era qua a differenza della Turchia, perché qui l'acqua dovrebbe essere potabile, fontanelle, come giusto che sia. E ora in mezzo ai boschi, in mezzo agli alberi, ci sono 2 stadi. C'è lo stadio della Nazionale, che schippiamo perché stasera non gioca nessuno, e adesso andiamo allo stadio, sempre in mezzo ai zanzare, boschi, alberi, paludi, marso, rifiuti per terra. Andiamo allo stadio del CSKA a Sofia. Una cazzo di zanzara mi appunto qua, mi dà un fastidio. Ah, che bella merda. Se pende gente, tra un po' c'è la partita. Sono fatte le 9 quasi, andiamo a mangiare tipico, andiamo a mangiare, non so più dove andare, nel ristorante che siamo andati l'anno scorso, che dovrebbe essere il migliore di Sofia, che c'è andato anche Yuma Safari. Vamonos. Guarda che razza di menù, di legno, c'è il disastro di roba veramente. Abbiamo questi pezzettini di pane con queste polpette di yogurt, feta, noci, formaggio da quanto ho capito. Bel piatto, condito bene, una speziatura particolare. Wow! Mi sono arrivati i filetti di maiale marinati con salsa al limone, pepe, peperoncino, aglio. Devono essersi buoni questi qua, non so se rende, spero di sì. Sono serviti su questa teglia di rame che mantiene il calore, non è niente male, il profumo è straordinario. Tanta roba.
Io sono il parere che è giusto andare al ristorante quando a casa non puoi ottenere la stessa cosa. Strabuono veramente. Io il limone poi e il piccante li amo. Abbinamento perfetto. Abbiamo speso esattamente 39 lev bulgare, che vuol dire più o meno 19 euro. Qualità top. Penso che comunque 19 euro non siano niente, perché ormai anche in fast food vai e spendi 20 euro per mangiare un panino di merda, le patatine di merda e una bibita di merda che ti rimane qua. Qua, bello movimentato, da far serata, ma non ho nessuna voglia. The next day. Signori, buongiorno, secondo e ultimo giorno a Sofia. Sembra una domenica molto tranquilla. Stiamo andando al mercato delle nonne, oppure delle donne, vedete voi come chiamarlo. La leggera periferia, come vedete qua a Sofia, non è un granché, anzi lasciamo stare proprio. Guarda qua che schifezza. Qua siamo pieni di zingari che non si fa mai mancare. Me lo ricordo dell'anno scorso, il mercato delle nonne, molto zingano, molto pieno di vezzette, molto pieno di insetti su verdura. Buono. Guarda qua, qui c'è scritto mercato. La lingua principale con la quale si scrive in bulgaro è il cirillico. Credo comunque perché venga ancora dall'epoca comunista, discendenza russa, diciamo, perché i russi scrivono tuttora in cirillico. Guardate il mio outfit, guardate quello delle altre persone, cioè mi si vede proprio che sono un turista fighetto pieno di soldi, quando in realtà non sono né fighetto né pieno di soldi. Un modo insomma per farvi capire che proprio la gente local qui è molto indietro a livello di tutto quanto, outfit, modo di fare rispetto al resto dell'Europa. Io voglio approfittare adesso che siamo più o meno a metà del video di ricordarvi di iscrivervi al canale, perché siamo soltanto il 10% di quelli che guardano i video che sono iscritti. Ragazzi, cliccate quel tasto di iscriversi, perché vi dovete iscrivere, perché se siete iscritti e essendo iscritti non vi perdete queste cose qua. Allora qua siamo di entrare nella parte ben marsa, vedo un sacco di frutta e verdura a praticamente €1, €1,50 al chilo, che è veramente un prezzo imbarazzante, non costa veramente niente qua la roba. La maggior parte dei pomodori sono a praticamente 50 centesimi al chilo. Qua in questi paesi qua fuma dentro dappertutto, come in Turchia, come in Romania, come in Albania. Questi posti qua sono proprio zingani, sono mosche che girano intorno alla carne, intorno al pesce, sembrano conservati veramente malissimo qua. La roba è tutta all'aperto, non c'è niente di coperto, tutto quanto in esposizione, che tu te ve la col deo e ti attocchi. Taurino. Altre cose da vedere a Sofia, oltre ai matti che sei in giro perché loro sono stra indietro di testa e se parli con una telecamera pensano che tu sia pazzo, è la moschea di Banja Bungee, detta anche moschea del bungee jumping, perché una volta lì il sultano ha fatto bungee jumping cadendo verso giù. Era senza corda, però questo tipo di bungee jumping non si è schiantato, allora quindi gli hanno dedicato una moschea. E guarda quanti osei. Guarda qua, siamo nel business center della City. Qui ci sono gli scavi della vecchia Sofia, ovvero la Serdica, molto velocissimi da vedere, gratis. E qui sotto in questi pochissimi metri quadri c'erano proprio delle abitazioni, cioè questi quadrati che vedete erano proprio delle case, che piccole. Comunque è pieno di italiani, non capisco perché. L'unica motivazione penso sia perché è una città strapovera e noi altri italiani siamo tutti quanti poaretti. L'architettura di chiese e cattedrali è veramente bella, perché i colori principali sono oro e verde, due colori che insieme secondo me stanno veramente bene, mi piacciono veramente tanto. E un'altra cattedrale importante è la chiesa di San Nicola. Sei praticamente in mezzo a strada, ma se bella lo stesso. Ma guarda che roba, che cosa sempre essere in mezzo ai lavori! E a 2 passi dalla cattedrale di San Nicola c'è la cattedrale più importante di tutta quanta Sofia, che è la cattedrale di Aleksandr Nevsky. E qui di notte mi ricordo l'anno scorso che fanno tutte quante le sgommate con le macchine, si diverte i bulgari. Qui non si possono fare foto e video. Ah, lo zar Alessandro, è un anno che stanno facendo i lavori, come cazzo è possibile? 12 seconds later. Guys, anche quest'anno i miei 2 giorni a Sofia sono andati. Rispetto all'anno scorso l'ho vista un po' invecchiata, l'ho vista un pochino più grigia, l'ho vista leggermente più triste, l'ho vista con meno persone, più spopolata. Però rimane comunque una città che, se ci si abitua un po' alla zingaraggine, alla povertà e un po' a questo periodo abbastanza desertico, perché è meglio venire di inverno, è una città che comunque dà le sue soddisfazioni, perché è piccola, facile da visitare, ha le sue bellezze, ha tantissimi spazi verdi e soprattutto è super mega economica. Il cibo tipico è veramente buono, andate veramente a provarlo. Se avete intenzione di farvi più di 2 giorni soltanto in Bulgaria, vi consiglio di andare a Plovdiv, che è l'altra città principale, più o meno a 2 orette da Sofia. Fatevi un giro sul Mar Nero, che è il mare che bagna la Bulgaria, e se vi piace la storia andate a vedere il Buzluza. È questo UFO gigante sopra un monte qui in Bulgaria, circa a 2-3 ore da Sofia, il quale era la ex sede sovietica
turistica in Bulgaria. Mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto like, e anche se non vi è piaciuto like comunque. Seguitemi sui social per sapere le prossime avventure, perché la settimana prossima, sempre il martedì ore 12, inizierà una nuova serie, tenetevi forti. Quindi di conseguenza obbligatoria l'iscrizione, cliccate il tasto perché è gratis, non vi costa niente. Qui da che a Singana de Sofia è tutto, baci, abbracci e spuacci. Au!